Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Gio. Oggi andiamo a vedere come evitare il problema del cortocircuito, il cosiddetto loop, la racchetta, quell'anello di ritorno che si richiude nel circuito e che praticamente va a bloccare, quindi a fermare i treni mettendoli in cortocircuito. Vedremo come si fa, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, è gratuito, e soprattutto condividete questi video dappertutto, ovviamente nei social inerenti. Bene, allora prima di cominciare un po' di cosine, vedete dietro le mie spalle un casino unico, sto sistemando, io vi garantisco che per gennaio ce la facciamo, per gennaio, metà gennaio ce la facciamo, ci sarà il laboratorio pronto, quindi da lì cominceranno tutti i nuovi video super fighi, molto belli, non vedo l'ora, così potrò farvi vedere più cose, anche i plastici che costruisco che non vedete in questo video, in questo canale non l'avete ancora visti. Due cose importanti, una è quella del podcast e l'altra è quella del sito. Quindi quella del podcast, vi ho fatto una community, l'avete praticamente spaccata in due, grazie, e ci sarà un podcast che verrà fatto proprio nel laboratorio ed è un podcast, ovviamente non è che parleremo di come fare i fagioli o come fare a diventare il miglior politico d'Italia, no, è un podcast dedicato, forse probabilmente il primo in Italia, l'unico, mettete nei commenti se lo sapete, ed è un podcast totalmente dedicato al modellismo ferroviario. È un podcast dove affronteremo sempre temi legati al modellismo, ci saranno anche ospiti dove intervisteremo persone che si occupano di fare quello che facciamo noi, quindi giocare, e soprattutto ci saranno un sacco di novità. Quindi grazie per avermi accettato, sarà un nuovo format che partirà ovviamente nel 2026, quindi sarà fatto appena finito il laboratorio, perché il podcast si svolge nel laboratorio, è fighissima la cosa di avere il laboratorio di sfondo e lì con i microfoni fare il podcast anche con gli ospiti. Ovviamente non mancheranno i tutorial, non mancheranno i video del plastico, le mie reaction, le solite cose di sempre. Cosa importante, dicevo, il sito è quasi, diciamo, pronto il dominio, partirà tra poco, lo vedrete, penso in fase di allestimento, troverete il link qua sotto, il sito è www.ferrovieminiature.it o .com, vabbè non ricordo, comunque uno di questi, tanto lo troverete qua sotto in descrizione. Nel sito troverete un blog dove vi potete iscrivere, partecipare al blog, ci saranno un sacco di articoli, di informazioni interessanti, quindi sempre ovviamente legati al fermodellismo e al fai da te, e soprattutto, grande sorpresa, ci saranno i miei prodotti, quelli li vedrete tra un po', ci saranno i miei prodotti, i miei progetti, i miei plastici, potete chiedermi preventivi, progetti attraverso il sito, perché mi occupo di questo, quindi di progettazione di plastici e diorami ferroviari ovviamente, sia per privati che per aziende, quindi anche plastici all'aperto, eccetera eccetera. E poi pian pianino troverete anche i prodotti, quindi soprattutto i prodotti digitali, troverete un sacco di cosine che serviranno per fare quello che vedete nei miei video, quindi roba interessante. È molto probabile che troverete anche l'articolo che vediamo oggi, cioè quello che ci permette di evitare il cortocircuito. Andiamo a vedere. Allora, come vedete mi sono messo sul tatami di mia moglie, approfitto momentaneamente, se lo scopre praticamente mi uccide, la locomotiva appoggiata lì. Abbiamo creato una racchetta, vedete? Un loop. Quindi cosa succede qua? C'è uno scambio, vedete che lì c'è uno scambio. Ecco, quello scambio lì provocherà il cortocircuito. Io ovviamente adesso ho tolto il binario qui perché sennò il treno non parte proprio. Infatti adesso premendo su Go andiamo a far muovere il treno lentamente. Ok, si sta muovendo, vedete? E farà completamente il giro. Perché farà il giro? Perché qua il binario è staccato, l'ho tolto apposta per evitare il cortocircuito. Vedete, ora lì arriva lo scambio e arriva da questa parte, ok? Boh, è inutile che vi faccio vedere tutto il giro perché arriverà qua e dobbiamo fermarci. Quindi adesso cosa faccio? Vado a collegare questa curva, ok, quindi a chiudere il circuito, e che cosa succederà? Succederà che andremo a provocare il cortocircuito. Ecco, collegata. Infatti adesso andiamo sulla centrale, in questo caso io sto usando la Ecos, ma anche se avrete altre tipologie di comandi è la stessa cosa. Questo vale anche per l'analogico, ok? Non cambia il discorso. Fatta eccezione di Märklin, perché Märklin o Marklin, chiamiamola come vogliamo, ha il vantaggio del pattino centrale con la terza rotaia, e quindi questo problema capite che anche andando a creare un cappio non si crea. Vedete, se adesso io premo su Go, da sola va in stop, va in protezione in automatico, perché è in corto, abbiamo l'impianto in cortocircuito. Quindi come faremo a risolvere il problema? In questo caso utilizzeremo questo articolo della Lenz, che è praticamente l'LK200, cioè
è il kit di inversione di polarità. Per il momento non lo troverete nel link in descrizione, forse sì, forse no, magari quando guarderete questo video tra 2 mesi probabilmente lo troverete. Comunque se non lo trovate ancora e avrete bisogno di acquistarlo, lo trovate comunque nei siti. Questo ci darà la possibilità di poter evitare questo problema. Cosa dobbiamo fare? Dovremo andare ovviamente a isolare la tratta in corto, quindi il nostro cappio. Dopo lo scambio, quindi dopo il bivio dove ci sono le 2 diramazioni, andranno messi gli isolatori in entrambe le rotaie. Ora vi farò vedere. E ovviamente all'interno del cerchio va installato il nostro sistema, che adesso andremo a vedere da vicino. Dimenticavo, ovviamente è importante a possedere anche gli isolatori, ok? Io sto usando questi, codice 6430T, sono avanzi del magazzino, ma potete utilizzare qualsiasi isolatore di qualsiasi marca, in questo caso scala H0, oppure in un impianto già esistente potete semplicemente tagliare con il Dremel il binario e lo lasciate staccato dall'altro. Quindi entriamo un attimo nel circuito. Cosa facciamo? Andiamo a staccare questi 2 binari, quelli che vi ho detto subito dopo lo scambio, quindi stacchiamo questo e stacchiamo questo, e qui andremo a mettere gli isolatori. Quindi ragazzi, ecco qua ci sono gli isolatori, ne vanno 2 per ogni binario. Quindi cosa facciamo? Stacchiamo il primo, stacchiamo anche il secondo, ok? Intanto questo qua lo tolgo completamente, in modo che tra poco vi faccio vedere il perché, ma nel frattempo dobbiamo togliere i giunti metallici che ci sono in entrambe le rotaie, ok? In tutte e 4 le rotaie, cioè 2 di qua e 2 di qua. Quindi ho rimosso tutti i giunti metallici e andiamo a mettere gli isolatori, quindi uno per ogni rotaia. Ok, intanto andiamo a unificare questo, ok. Ora abbiamo attaccato il binario, ma ora è isolato. Ora attaccheremo anche questo, ma prima di farlo andiamo ad aggiungere 2 fili che andranno al nostro sistema, che adesso vi faccio vedere, che è appunto il Digital Plus, praticamente il sistema LK200 della Lenz. Ora andiamo a vederlo come è fatto. Eccolo qua, è questo. Semplicemente abbiamo 2 contatti di entrata e 2 contatti di uscita. Nel contatto in andiamo a mettere l'alimentazione dei binari, quella che arriva dalla centrale, insomma, o anche dai binari stessi potete portargli dei fili, e in questa parte in uscita gli andiamo a mettere 2 fili che vanno collegati direttamente al binario che si trova appunto dopo il binario isolato, quello che vi ho fatto vedere che ho prelevato. Per la saldatura utilizzo un saldatore istantaneo da 30 watt della Vigor, che probabilmente appunto troverete poi nel sito, perché la Vigor è una marca che andrò a trattare per quanto riguarda gli elettroutensili anche adatti al modellismo. Quindi andiamo a spelare un po' di cavetto. È un cavetto da 0,25 mm di diametro, adatto proprio per il modellismo. Andiamo ora sul bordo del fungo del binario, andiamo a scaldarlo e gli mettiamo un po' di stagno e di piombo sopra, lo lasciamo lì e appoggiamo poi sopra il filo. Vado a scaldare un po' il fungo del binario e poi appoggiamo il filo con già su lo stagno o il piombo. Perfetto. Ora vado a riposizionare il binario, ho già i 2 fili saldati, vedete questi qui, per il momento li faccio passare sotto, andiamo a innestarli, uno qui e l'altro di qua. Perfetto, abbiamo i 2 punti di saldatura qui, potete anche non fare la saldatura, prendere un binario di contatto, saldarli da sotto. Ora un video che vi sto facendo vedere così di esempio, e abbiamo ricollegato i binari, e vi ricordo sempre che da questa parte ci sono i 2 isolatori, quindi non faremo altro che mettere questi 2 fili gialli che abbiamo collegato al binario e andremo dentro la sezione out. Quindi andiamo dentro il primo e poi andiamo a mettere anche il secondo contatto, spingiamo bene dentro e avvitiamo, e questo è fatto. Quindi ora abbiamo collegato e ora diamo alimentazione direttamente dalla centrale, o possiamo anche prelevarla dall'alimentazione del binario stesso, cioè ovviamente quelli dall'altra parte prima dell'isolatore. Infatti mi sono preparato del filo rosso per differenziarci, quindi questo rosso significa appunto che arriva dalla linea dell'alimentazione, ok? Mettiamo uno qui e il secondo andiamo a metterlo qui, avvitiamo anche questo e ci siamo, e abbiamo collegato anche l'entrata. Ora ragazzi, qua è, vedete, il binario di alimentazione che troverete sul vostro plastico, insomma il punto dove avete più vicino al modulo. Fate il collegamento. Io ho prelevato i 2 fili che arrivano per alimentare i binari, ora andiamo a speluccarli e andiamo a collegargli i 2 fili rossi che arrivano appunto dal in. Ora andiamo a collegarli insieme. Questo ovviamente è un lavoro che sto facendo in maniera del tutto ambulante.
voi dovete farlo bene con un cablaggio. Colleghiamo anche il secondo, perfetto. Ora andiamo a metterli nella nostra scarpetta di giunzione, qui, uno qui e l'altro di qua. Ok, ora che tutto il cablaggio è fatto, diciamo tra virgolette, guardiamo che è tutto a posto. Ora cosa faccio? Vado ad accendere la centrale, quindi dare corrente, e abbiamo alimentato la locomotiva e tutto l'impianto. Come potete vedere si è acceso un LED sul lato sinistro. Questo significa che questo modulo ha ricevuto, diciamo, la corrente e l'input da parte della nostra centrale o comunque del nostro smart control o quello che volete. A questo punto non ci resta che far partire la locomotiva e vediamo se tutto funziona. 3, 2, 1, partiamo e vedete che ora andrà tranquillamente nel cappio. Attenzione che quando passerà in questa zona, vedete, è entrato nel cappio, quando completerà il giro nel cappio l'alimentatore farà l'inversione di polarità quando sarà uscita, quindi rimetterà polarizzati da questa parte e così via. Quindi ora sta facendo tutto il giro, aspettiamo che arriva da questa parte e vediamo come si comporta. Quindi oltrepasserà gli isolatori, vedete, oltrepassa gli isolatori e vedete che è cambiato il LED, è andato sulla destra perché è ritornata nella sua polarità di prima, quindi le abbiamo dato l'inversione. Ragazzi, vi chiedo scusa per questa situazione un po' ambulante, quindi avete capito, è inutile che ve lo ripeto, finché non ho il mio laboratorio ordinato non riesco a lavorare bene, quindi sono scomodo, ho messo per terra i fili volanti, i fili che ho trovato, però quello che importa è farvi capire il contatto, quindi i contatti li avete capiti, i due fili in che arrivano dai binari o dall'alimentazione del vostro gestore di controllo li portate in e altri due fili li portate ai binari che sono all'interno della racchetta, ricordandovi di isolare tutti e due i binari dopo lo scambio in entrambi i lati con degli isolatori. Raga, per questo è tutto, grazie per avermi guardato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!